Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi sono a Campo Imperatore sul Gran Sasso in una giornata di fine estate. Come potete vedere dal colore del terreno, purtroppo è molto tempo ormai che non piove e il clima è davvero strano. Ed il piano di oggi era quello di scattare qualche fotografia proprio qui a Campo Imperatore per descrivere un po' questa scena di fine estate. Non so ancora dove sono diretto, magari verso il Monte Bolsa da quella parte o magari resterò nella zona più bassa di Campo Imperatore, non lo so, perché questo caldo un po' mi trattiene dall'effettuare un'escursione con molto dislivello. Non so, bisogna vedere come si evolverà il pomeriggio. Ma per scoprire di più vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare tutte le campanelle per non perdere i prossimi video. Mettete un like qui all'inizio del video sulla fiducia, perché quella di oggi sarà una giornata veramente paesaggisticamente davvero incredibile. Rimanete con me qui a Campo Imperatore. Alla fine ho deciso di muovermi verso il Monte Bolsa, che è quella gobba lì sopra. Da questa parte siamo molto bassi rispetto alla cima, per cui non si capisce bene la conformazione, però posso assicurarvi che è piuttosto ripida la salita. E per salire al Monte Bolsa ho deciso di percorrere un sentiero che conoscevo, che avevo percorso qualche anno fa, circa 3 o 4 anni fa. Si parte dal piano di Campo Imperatore, ho lasciato la macchina nei pressi di quel casotto di cemento lì proprio in mezzo alla piana e inizialmente si sale molto comodamente su questa sterrata. Questa è una carareccia che mette in comunicazione Campo Imperatore con i comuni col territorio di Santo Stefano di Sessegno, che si trova alle mie spalle, Calascio e Castel del Monte. Sono strade poderali che attraversano la montagna e da questo punto bisognerà lasciare la carareccia e inoltrarsi su questo sentiero tracciato che risale verso la cresta nord-nord-ovest del Monte Bolsa. Di lì poi la salita si farà interessante e il panorama quest'oggi, come potete vedere, è molto particolare. Il colore è bruno, già tra il giallo e il bruno, tipico di fine estate, dopo periodi di siccità. Sì, la piana di Campo Imperatore, che in primavera è verde, diventa gialla, insomma del colore come vedete oggi. Il cielo è abbastanza interessante, anche se un po' velato. Staremo a vedere quello che succederà verso il tramonto. Every hour or so I took a little walk just to see the ships coming in. The sun rose up right above the highway. Black, blue, red, yellow, golden skyway. It's like the day that you jump into the wind. I can't go back down to that water again. These old muddy shoes keep on walking streets. Someone's bride buying Egyptian sheets. The window display of some little store in town. And there's my reflection against the morning light. Hello, Mr. Ghost, Mr. Skeleton White. You better comb your hair, you better wipe that George Clay off your brow.
Ho lasciato da un po' la strada sterrata e mi sto incamminando verso la cresta del Monte Bolsa. Guardate come è ripida e come inizia a salire molto rapidamente. Sarà una bella avventura, una bella escursione, abbastanza faticosa perché ho il sole è abbastanza velato, però è ancora molto caldo, per cui insomma è una escursione assolata. Stiamo a vedere come va a finire, ma intanto posso dirvi che la situazione fotograficamente verso la montagna è abbastanza interessante, anche se il Corno Grande, come vedete, è un po' avvolto nella foschia. Le montagne più alte qui della cresta del Centenario invece sono interessate da un movimento nuvoloso del cielo che può offrire un po' di interesse fotografico. Sono nuvole un po' bluastre perché sono molto umide e offrono un contrasto cromatico con il terreno, che invece è giallo bruno, proprio tipico di fine estate. E io dovrò adesso aprire i bastoncini ed avviarmi verso la cresta del Monte Bolsa, che da qua mi sembra molto ripida e faticosa. La salita al Monte Bolsa forse è più facile di quanto non sembri proprio alle pendici della montagna. Un po' questo monte è molto prominente, per cui l'effetto della prospettiva dal basso potrebbe spaventare. Certo, la salita ci sta ed è anche abbastanza ripida, solo che tra le rocce insomma si sale molto bene, il sentiero è segnato, abbastanza evidente lungo il cammino, insomma non trovo per adesso ancora difficoltà, se non un po' di caldo, ma neanche tanto, perché comunque il tempo è velato e insomma si procede abbastanza bene. Il Monte Bolsa l'ho fotografato più volte da Campo Imperatore e dal valico di Capo la Serra. Insomma è una montagna molto bella, particolare perché si trova al centro di Campo Imperatore e si gode veramente un panorama su tutta la vallata ed è veramente un posto bellissimo, incredibile. Ha una cima biforcuta, ovvero ci sono due cime principali sulla catena di cresta, il Monte Bolsa vero e proprio e la cima di Monte Bolsa. Oggi credo che raggiungerò il Monte Bolsa, 1927 metri, che si trova dietro quel colle. Non so precisamente, ho il GPS con me, per cui quando sarò sulla vetta sicuramente saprò riconoscerla. In breve tempo quindi ho raggiunto la cima di Monte Bolsa, 1927 metri, proprio in questo punto. Come dicevo prima, il Monte Bolsa è costituito da due cime: cima di Monte Bolsa 1927 metri e Monte Bolsa in fondo 1904 metri, e quel cocuzzolo lì in fondo è quello che da lontano si riconosce subito come Monte Bolsa, per cui ne porta il nome. Invece questo in realtà è l'elevazione più alta sulla cresta della montagna. E guardate qui dietro di me che bello, ci sono le colline intorno a Rocca Calascio, che è quel cocuzzolo proprio dietro in fondo a me, e credo che qua la situazione
è piuttosto interessante, per cui mi soffermerò un pochino a realizzare delle fotografie. Ho ancora un'ora e 20 di luce, per cui dovrò anche sbrigarmi a tornare indietro, perché il sentiero è abbastanza sdrucciolevole, insomma in alcuni punti scivoloso, per cui devo prestare la massima attenzione. Vorrei percorrere almeno la cresta con la luce, poi l'ultimo tratto finale posso farlo tranquillamente anche al buio. Mi metto al lavoro e cerco di realizzare qualche fotografia. E questa è la situazione, mi trovo sulla cima di Monte Bolza già da un po'. Il tramonto, come potete vedere, è in corso e devo ormai fare una scelta, perché vorrei approcciare il primo tratto di discesa ancora con la luce, per cui credo che dovrò iniziare a chiudere l'attrezzatura e spostarmi verso il basso. Ho realizzato comunque diverse fotografie, perché inaspettatamente si è creata una bellissima luce e ho approfittato di questa location veramente incredibile scattando diverse fotografie. Le vedrete scorrere poi comunque tutte alla fine di questo video, almeno le più belle. E quindi credo che sarà più saggio iniziare a muoversi, a scendere, perché il sole veramente è all'orizzonte, per cui chiuderò un po' l'attrezzatura. Terrò la macchina fotografica a disposizione per qualche scatto eventualmente al tramonto, se dovesse crearsi una condizione veramente irripetibile. Ci vediamo lungo la via della discesa. E queste sono situazioni difficili, il sole scende all'orizzonte, la luce è bellissima e dobbiamo scegliere se chiudere l'attrezzatura o scattare le ultime fotografie. Io oggi ho scelto di chiudere l'attrezzatura perché con un po' di esperienza ho capito che il sole sarebbe tramontato dentro la foschia e quindi gli ultimi istanti di luce ormai li avevo già fotografati, e quindi ho deciso di chiudere l'attrezzatura e di iniziare la discesa in sicurezza con ancora un po' di luce. La luce non sarà ancora per molto, perché come vedete ormai il sole è andato via, è tramontato, e la strada per la macchina, che poi in realtà è qui sotto, è ancora lunga circa un'oretta, per cui l'ultimo tratto della mia escursione sarà al buio con la lampada frontale. Ma prima di scendere e tornare alla macchina volevo ringraziarvi per avermi tenuto compagnia fino alla fine qui su questa bellissima cresta del Monte Bolza durante questo tramonto veramente spettacolare. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate tutte le campanelle per rimanere aggiornati sulle prossime avventure fotografiche ed escursionistiche. Ho recentemente anche aperto un account su Buy Me a Coffee, quindi se vorrete sostenere attivamente il mio lavoro, la mia ricerca di fotografie di paesaggio, potete farlo, sarà molto semplice. Vi lascio le indicazioni nella descrizione a questo video. Qui dalle creste del Monte Bolza, dal Gran Sasso e da Campo Imperatore per oggi è tutto. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!